Il desiderio di conoscere un borgo incantevole, dove la natura regna sovrana e la serenità trova la sua giusta dimensione, ci ha portato in provincia di Potenza. Benvenuti a Sasso di Castalda. Benvenuti a Sasso di Castalda, il paese di Rocco Petrone, direttore di lancio dell'Apollo 11, ma anche paese di origine di Maria Leventre, direttrice del coro dell'Antoniano di Bologna. Sasso di Castalda è stato abitato probabilmente fin dall'epoca romana. È un borgo molto bello, curato e affascinante per la sua conformazione urbanistica. Le casette in pietra arroccate, gli splendidi balconi fioriti e i suoi vicoletti. Da uno di questi vicoletti, da un bellissimo belvedere, si osservano i due ponti, tra cui il famoso Ponte alla Luna, tra i più lunghi e alti del mondo. Il Ponte alla Luna è stato inaugurato il 6 aprile 2017, comprende in realtà due ponti tibetani. Il primo è il Ponte Petracca, che è lungo 90 metri, alto 38. Dopodiché, superato il primo ponte, con un sentiero di collegamento ci si porta a quota più alta e troviamo il Ponte alla Luna. Il Ponte alla Luna lo faremo in senso inverso ed è lungo 300 metri e alto 102. Attualmente, nella sua tipologia, il Ponte alla Luna, che in pratica passerella d'assi e campata libera, rimane appunto uno dei ponti più lunghi e più alti del mondo. Sasso di Castalda offre tantissime cose, non solo i ponti tibetani che voi potete vedere dietro di me, ma anche una natura incontaminata. Ci sono i geositi tra i più importanti d'Italia. E poi ci sono i nostri sentieri. Sasso di Castalda è anche il paese dei sentieri. Il più famoso è il Sentiero Frassate, pensate un po', 23 km. Poi c'è il Sentiero della Legalità, dedicato a Mimmo Beneventano, che ripercorre il giro del castello, della Rocca del Castello, e poi c'è un bellissimo nuovissimo sentiero che si chiama San Cosme e Damiano Canalecchia Affitto, che è proprio a ridosso del paese, di circa 3,5 km, da cui si può vedere tutto il territorio di Sasso e tutto il circondario. Andiamo a monte del paese, per la via che conduce alla riserva dei cervi. Dopo averli cercati nel massimo silenzio, si presentano davanti a noi. E sono bellissimi. Proseguiamo il nostro cammino e raggiungiamo i pastori. La prima sensazione positiva che percepiamo è la fusione tra natura, uomo e animale. Le signore mucche sono simpaticissime, ma non abbiamo il tempo di fare amicizia con loro. Siamo diretti in un luogo magico. A Sasso di Castalda esiste il bellissimo bosco della Costara, un luogo incontaminato e magico. Ci incamminiamo per la via del Faggio di San Michele e dopo circa 1 chilometro raggiungiamo il famoso Faggio.
Il Faggio di San Michele è un albero monumentale di circa 400 anni, uno dei più famosi alberi padre della Basilicata. Torniamo indietro e ci ritroviamo davanti ad una sorpresa unica. Hanno organizzato un concerto nel bosco. E dopo questa magica armonia di musica e natura, ci concediamo una pausa pranzo. Assaggeremo il top dei prodotti lucani, una squisitezza unica per i palati più esigenti. Il nostro viaggio in questo meraviglioso borgo termina qui. Viaggia con noi, viaggia con Eborghi.